A metà del 1400 il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia erano nel pieno di una lunga guerra di confine. Dopo la battaglia di Maclodio nel 1427, infatti, la Repubblica di Venezia era entrata in possesso dei territori di Brescia e Bergamo, mentre il Ducato di Milano aveva ottenuto nel 1434 Bologna, strappandola allo Stato Pontificio. Tuttavia, l'intraprendenza viscontea aveva nuovamente riaperto le ostilità contro Venezia nel 1438, quando il duca milanese inviò il suo capitano di ventura, Niccolò Piccinino, ad invadere i territori lombardi oltre l'Adda. Venezia, da parte sua, poteva contare su due capitani di ventura molto abili, Erasmo da Narni e Francesco Sforza, che nel 1439 riuscirono a contrastare con successo l'esercito visconteo. Nel 1440 i Visconti elaborarono un piano per minacciare gli alleati dei veneziani, fiorentini e pontifici. Il piano prevedeva l'invio di Niccolò Piccinino nel centro Italia, laddove egli desiderava infeudarsi presso Perugia, sua città natale. Una volta che i Visconti si fossero stabiliti in Umbria, avrebbero potuto minacciare i territori sforzeschi della Marca anconetana, inducendo Francesco Sforza ad abbandonare la Lombardia e scendere a difesa dei suoi territori. La presenza dei Visconti in Toscana avrebbe poi potuto far cadere il governo mediceo di Firenze e magari favorire l'ascesa della fazione filoviscontea a Firenze. Fu così che il 4 marzo 1440 il Piccinino e l'alleato faentino Astorre Manfredi radunarono le proprie truppe presso Bologna e dopo una breve dimostrazione di forza presso Meldola ottennero il sostegno dei signori Malatesta in Romagna. Il Piccinino poteva ora marciare in sicurezza verso l'Umbria e il 9 giugno occupò Perugia. Il sogno del condottiero si stava realizzando. Se avesse avuto abbastanza tempo avrebbe potuto consolidare il proprio potere e insignorirsi nella sua città natale. Purtroppo per lui il suo rivale Francesco Sforza il 3 giugno era passato al contrattacco e aveva invaso la Lombardia viscontea. Così, mentre il Piccinino cercava di consolidare il proprio potere in Umbria, conquistando Città di Castello, giunse l'ordine da parte di Filippo Maria Visconti di tornare in Lombardia per sostenere il ducato invaso. A malincuore il Piccinino sollevò l'assedio a Città di Castello e il 27 giugno uscì da Perugia dirigendosi verso nord. Il 28 giugno il capitano visconteo arrivò a Borgo San Sepolcro, dove fu raggiunto dalla notizia che l'esercito della Lega Antiviscontea si era accampato presso il borgo di Anghiari, a circa 9 km dalle sue posizioni. A questo punto il condottiero visconteo avrebbe potuto proseguire verso nord, come ordinatogli, oppure tentare la sorte in uno scontro campale, deviando a sinistra e raggiungendo i collegati. Il Piccinino valutò come la vittoria dei Viscontei ad Anghiari avrebbe reso più sicuri gli alleati faentini dei milanesi ed avrebbe potuto far vacillare il governo fiorentino dei Medici, incrinando tutta l'alleanza antiviscontea. Non ultimo, la sua vittoria in quella zona avrebbe potuto ancora permettergli di ambire ad una signoria nel centro Italia. Fu probabilmente per queste ragioni che il condottiero milanese scelse di tentare le sorti in battaglia. La posizione dei collegati era abbastanza sicura. Questi erano accampati su di un'altura che declinava verso un torrente attraversabile per mezzo di un piccolo ponte. Il terreno attorno al fiume era irregolare, ma i collegati avevano potuto far livellare quello tra l'accampamento ed il ponte per poter meglio disporre le proprie truppe in caso di battaglia. Il Piccinino considerò il primo pomeriggio come il momento migliore per attaccare i collegati, poiché, nelle sue intenzioni, egli avrebbe sorpreso l'esercito avversario con la guardia abbassata durante il riposo pomeridiano. Così l'esercito milanese si mosse subito dopo l'1 del pomeriggio e per velocizzare la marcia i pochi schioppettari al servizio dei milanesi furono caricati a cavallo. Gli eserciti che si sarebbero affrontati grosso modo si equivalevano e potevano contare su circa 4.000 cavalieri e 2.000 fanti. La marcia di 6.000 uomini nella canicola del primo pomeriggio non poteva però passare inosservata all'occhio acuto del condottiero fiorentino Micheletto Attendolo.
che, all'avvicinarsi della nuvola di polvere, capì che i milanesi si stavano avvicinando e prontamente condusse i pochi reparti che riuscì a trovare a bloccare l'accesso al ponte di Anghiari. Erano circa le 3:30 del pomeriggio, quando il Piccinino ordinò alle sue truppe migliori di liberare il ponte dalle truppe dell'attendolo. I milanesi caricarono, ma i collegati resistettero fieramente fino a che i rinforzi dall'accampamento fiorentino arrivarono in soccorso. A questo punto la mischia si accese furibonda, anche se lentamente parve che i milanesi riuscissero ad avere la meglio. I collegati furono lentamente respinti oltre il ponte, ma qui le sorti della battaglia mutarono. Oltrepassato il corso del fiume, l'avanzata milanese fu fermata dal tiro dei berrettoni dei balestrieri genovesi che colpirono lo schieramento visconteo di lato e dal fuoco delle poche bombarde a disposizione dei collegati. La mischia si scatenò fino alle 6 di sera, quando il Piccinino ordinò l'attacco generale, credendo di poter rompere il fronte avversario. I collegati tuttavia resistettero all'assalto e contrattaccarono. Durante il contrattacco dei collegati, Astorre Manfredi, comandante di una parte delle truppe visconte, probabilmente sbagliò una manovra e rimase con i propri reparti circondato e ferito gravemente. L'accerchiamento di una consistente parte dell'esercito milanese aveva sfaldato lo schieramento visconteo e ben presto il Piccinino capì che la partita era persa ed ordinò la ritirata generale. La battaglia di Anghiari era finita ed era stata una grande vittoria dell'alleanza fiorentino-papale. Sul campo i milanesi lasciavano 60 uomini d'arme e 400 feriti, mentre i collegati persero circa 40 uomini d'arme a cui si aggiunsero altri 200 feriti. L'esito della battaglia aveva messo in sicurezza il governo mediceo di Firenze e liberato il papato dalla minaccia che un capitano di ventura filovisconteo si facesse signore di Perugia. Oltre ciò, il duca di Milano si vedeva ora alle strette, con gli eserciti della Lega antiviscontea che prendevano campo in Lombardia. Nel 1441, dunque, il duca di Milano, Filippo Maria Visconti, si vide costretto ad accettare una pace che diverrà nota come Pace di Cremona, con la quale egli pose fine alle ostilità tra Milano e Venezia, accettando il possesso di quest'ultima dei territori di Brescia e Bergamo. In questo periodo, inoltre, il duca di Milano decise di dare in sposa la propria figlia Bianca Maria Visconti al condottiero romagnolo Francesco Sforza, facendolo divenire erede del potente ducato milanese. Ci resta solo da ipotizzare che se il Piccinino avesse vinto ad Anghiari, magari la mano della figlia del Visconti sarebbe potuta andare a lui, coronando il suo sogno di insignorirsi.